Ciao a tutti ragazzi, dunque siamo ora qui per parlarvi di un argomento fondamentale, sia che facciate kitesurf, wingfoil, windsurf o anche surf. Oggi vogliamo guardare insieme un attimo, a grande richiesta, come si legge effettivamente Winguru. Questi grandissimi di Winguru .cz, quindi cechi, cecoslovacchi, sono semplicemente fantastici per avere una idea completa su quella che sarà la nostra giornata e quelle che sono le previsioni meteo in merito allo spot dove andremo a fare la nostra attività. Io lo uso ogni giorno, lo uso per ogni spot dove vado e ad oggi vi farò vedere qui ad esempio come si legge sullo spot di Tarifa, che è dove mi trovo più spesso. Vedremo insieme come si legge la previsione su Winguru. Se vuoi avere un'uscita super safe e vuoi capire bene dove e come andrai a navigare, questo video fa per te. Restate con me fino alla fine perché voglio spiegarvi bene quali sono tutti i dettagli di Winguru. Winguru è certamente uno dei siti più affidabili per chi fa sport d'acqua, ma non è l'unico, ci sono anche Windy e Windfinder. Io semplicemente lo preferisco perché è stracompleto. Come vedremo include dettagli specifici su onde, maree, direzione del vento, raffiche. C'è sia la versione web o l'app. Io quasi sempre uso rapidamente quella dal web, sia da mobile che da browser, come vedremo oggi. C'è la versione free, quindi gratuita, ed anche quella a pagamento, che costa tipo sui 2 euro al mese. Io non ho mai pagato, sinceramente, vi consiglio la versione gratuita che c'è tutto. Io lo uso ogni giorno, appunto, dando un occhio anche a Windy o Windfinder, vi linko tutto in basso. Winguru è e sempre sarà il mio preferito. Sempre fantastico e preciso sugli spot, soprattutto di mare. Sugli spot di lago o generalmente con venti termici, direi di no. È meglio affidarsi ad altre misurazioni, altri siti. Ma attenzione, non basta guardare solo la velocità del vento, c'è da avere un quadro generale e adesso vi spiego un po' come si fa. Eccoci qua, siamo su Google Chrome, ho aperto semplicemente Winguru e ora andiamo a cercare il nostro spot. Dando Tarifa, basicamente, come potete vedere appaiono le varie station presenti a Tarifa, io vado su quello primario, non mi interessa andare in altre, in questo caso. Eccoci qua, siamo a Tarifa. Come vedete io preferisco la versione browser perché è un po' più completa. La versione mobile è comunque identica. Tutto ciò può sembrare molto complicato all'inizio, ma in realtà è molto facile, molto semplice, lo vediamo insieme ora. Qui basicamente si vede la descrizione delle varie cose se ci cliccate sopra. Vediamo l'interfaccia. Allora, intanto qui, oltre alla descrizione e il nome dello spot, ci sono delle informazioni importantissime qui in alto. Il dato dell'alba e tramonto, gli orari della luna, la temperatura dell'acqua, latitudine, longitudine, l'orario, in questo caso Central European Time, e le maree che sono molto importanti. Qui c'è un grafico un po' più specifico, non necessariamente importante in questo momento. Quindi questi dati sono molto importanti per ogni navigante. Ricordiamoci che c'è sempre da navigare in sicurezza, controllare maree, ora di tramonto del sole, eccetera, per non mettersi in condizioni di pericolo. Qui in basso ci sono le varie live station, come vedete, con la diretta dei nodi che ci sono in questo momento a Tarifa. Vediamo pure i dati principali, ok? Questa tabella è la versione forecast, stiamo su questa, è quella che si carica di default, dove trovate i giorni, oggi è venerdì 17 gennaio, quindi vediamo tutti i giorni fino a un bel pezzo più in là, basicamente lo dà fino quasi il 2 di febbraio. Da parecchi giorni, occhio che però diciamo da 4 giorni in poi non sono più affidabili, è meglio sempre controllare e ricontrollare perché non c'è da fidarsi sulle previsioni così a largo plazo, quindi così distanti. Passiamo al dato super importante, la velocità del vento, la primissima cosa che vediamo, misurate in nodi oppure se ci clicchiamo sopra i metri al secondo. Ci sono anche i chilometri al secondo, ovviamente, e i Beaufort, cosa che non ci interessa, io starei sui nodi. Usiamo i nodi. Ah, piccolo extra, se ci clicchi sopra a qualunque misura vedi tutti i modelli e l'affidabilità dei modelli. Torniamo pure indietro, non è necessario andare nello specifico.
Vediamo qui appunto la velocità del vento in nodi e le raffiche di vento. Vediamo poi la direzione del vento. Qui basicamente ci dice da dove soffia il vento, è rappresentata con una freccetta, devi sapere qual è l'orientamento giusto rispetto allo spot cercato. Dato molto importante per valutare se la direzione del vento con la quale usciamo sarà sicura o no. Trattasi ovviamente di direzioni nord, sud, ovest, est, nulla di più strano. Per esempio c'è il levante a Tarifa, come si può vedere, è un vento che soffia est, dall'est. Ed è side off a Tarifa, giusto per darvi l'idea. Qui infatti, come tutti i venti un po' off, side off, è un vento particolarmente rafficato, questo si nota, 20, 23, 21, 26, come potete vedere, e le raffiche indicano infatti la massima intensità del vento prevista. Un vento stabile è ideale, mentre grosse differenze tra la velocità media e le raffiche possono rendere l'uscita un po' meno sicura, ma anche più divertente. Questo dipende dai punti di vista. Ovviamente più è vicino il numero tra la velocità e le raffiche, più vicino è, più il vento sarà costante, tipico dei venti onshore, altrimenti sarà ben rafficato, tipico dei venti offshore, come in questo caso il levante. Vediamo per esempio se trovo un giorno di poniente onshore. No, nei prossimi giorni non ci sarà un vento ben costante, questo si nota, infatti ci sono anche perturbazioni. Vabbè, adesso andiamo a vedere. Andiamo pure avanti. Colore delle celle. Come vedete ci sono svariati colori. Diciamo che dove è bianco non c'è quasi vento, dove è blu vento leggero, verde un vento un po' più moderato, rosso venti forti e viola venti fortissimi, cosa che succede per esempio sabato 25. Qua c'è la fine del mondo? Vabbè. Direi che la condizione di oggi è stata una figata, perché infatti saranno stati una media di 25, 28 nodi. È stata una figata. Ma andiamo pure avanti. Dati secondari stra importanti. Altezza delle onde, ondulazione, come vedete qua, ok? In metri o piedi, si può cambiare. Andiamo in metri. Se pratichi kite, wingfoil o wave riding, questo è un dato super importante, ma anche se sei un principiante, assolutamente devi controllare questa cosa. Questo dato ti aiuta a capire quanto sarà mosso il mare e se potrebbe essere difficile uscire e entrare in acqua. Se sei esperto, quanto alti sono i kickers o le rampe per saltare, o se fai strapless quanto ti divertirai. Se clicchi qui vedi che è misurato in piedi o metri, ovviamente più alto è il numero, più grandi saranno le onde. Il periodo qui è un fattore super importante che si vede qua, il periodo onde. Se è alto e anche colorato, come si vede qua il giorno 20 per esempio, significa che le onde saranno belle grosse e con energia, molta energia, possibilmente molto ben formate. Anche oggi erano molto belle, un 7 periodo e 1.8 erano onde belle potenti e grandi e ben formate. Qui saranno molto, qua sicuramente saranno un po' più incasinate perché c'è anche la pioggia. In generale, questo più alto il periodo, migliore sarà l'onda, più basso è il periodo, le onde saranno un po' più incasinate, il mare sarà un po' più messy, si dice, un po' più incasinato e poco surfabile. Questi valori sono mega importanti per la tua sessione. La qualità delle onde dipende da moltissimi fattori, anche dalle maree, che Winguru mette anche qui in basso, molto importante, come vedete, con il picco di alta e il picco di bassa e l'orario. Farò un video più specifico riguardo la lettura del mare perché c'è un'infinità da dire, quindi qui andiamo avanti. C'è ovviamente anche la direzione delle onde, infatti, periodo dell'onda, e c'è anche la direzione dell'onda, molto importante per capire anche la qualità delle onde stesse. Ma andiamo pure avanti. La temperatura in gradi Celsius, puoi anche cambiare comunque, basta che ci clicchi sopra. Temperatura dell'aria molto importante per capire se farà freddo o no, quale muta usare e tutte queste varianti molto importanti. Andiamo poi più giù, la nuvolosità in percentuale alta, media o bassa. È un fattore anche mega importante. Capiamo se sarà poco, molto, moltissimo nuvoloso. Tipo qui non era tanto nuvoloso, oggi nemmeno domani. Qui sarà molto più nuvoloso, più grigio o nero è, più nuvoloso sarà. Ricordiamoci che la nuvolosità influisce sempre sulla qualità e stabilità del vento. La regola generale è che meno nuvolo sarà, nessun colore, più affidabili sono le previsioni.
Se è molto nuvoloso o addirittura tempestoso, tipo qui, evitiamo qui grigissimo, evitiamo di andare in acqua, stiamo in divano, andiamo a berci le birre, tipo qui ci sarà un po' di disagio. Infatti qui abbiamo le precipitazioni, come vedete, qui non piove, qui nuvolo ma non piove, il 20 pioverà un bel po'. Precipitazioni sono in millimetri per ora. Colonna della pioggia è utile soprattutto se il maltempo può influire sulla tua sessione, ovviamente. Cerchiamo di non andare in condizioni tipo questa o questa. Potrebbe essere molto challenging, molto pericoloso o per rider super esperti. C'è poi la grandissima scala di Winguru, fantastici questi ciechi, mettono le stelline in base alla figata delle condizioni, variano in base al momento della giornata. Se qui cliccate su grafico, vedete che si apre questo grafico super interessante per capire l'andamento della giornata. Ok, è un po' specifico, molto, carino. Ma torniamo a forecast. Controllo, dei modelli meteo in basso. Se andate in giù, vedete gli altri modelli di Winguru. Io non starei a entrare nello specifico qui su cosa cambia per modello, ce ne sono svariatissimi in base anche al diametro, vedete 13 chilometri, 16 chilometri, dallo spot 3 chilometri. Non vado sullo specifico in questo video, voglio che rimanga semplice. Consiglio sempre di confrontarne almeno 2 per avere una media sulle previsioni. Per esempio qui a tariffa guardo sempre il primo, ok, generico, e è stra-affidabile quello dei 3 chilometri. Qui in fondo a Winguru trovate anche se andate giù tutti i vari modelli, trovate anche le webcam eventuali, sport centers, i vari accommodation, i ristoranti, bars, shops. Sì, ovviamente tutta questa gente paga Winguru per apparire qui. Ah, ci siamo anche noi. Top. Torniamo pure a noi, nel frattempo si è fatto scurissimo, scusate ragazzi. Vabbè, in ogni caso torniamo a noi, piccolissima, conclusione. Controllate sempre le previsioni prima di uscire. Il giorno prima o anche 1 ora prima. Ma ricordiamoci che l'evento può sempre cambiare rapidamente. Controlliamo anche altre fonti e magari le webcam di dove andiamo a uscire, per avere un quadro completo sulla situazione. Spero che questo video ti sia stato utile per capire un attimo come leggere bene le previsioni su Winguru. L'ho voluto mantenere molto semplice. Se hai altre domande o se vuoi che analizzi meglio qualsiasi cosa o altre app, scrivilo pure sui commenti. Non dimenticare di lasciare un like o iscriverti al canale se questo video ti è stato utile e non perderti il resto degli altri video che arriveranno spero in questo 2025 sul kitesurf e il wingfoil. Qui ormai il sunset, vi saluto che si è fatto tardi. Ciao!